L'acqua è la materia della vita, è matrice, madre e mezzo. Non esiste vita senza acqua. Benvenuti su Silvietta Channel. In questo video parlerò dell'acqua e dell'importanza di bere in maniera adeguata. Quanta acqua bere al giorno? La quantità è compresa tra 1200 ml, ovvero 6 bicchieri, a 2000 ml, ovvero la quantità di 10 bicchieri. Il consumo però aumenta se si svolge attività fisica, se si vive in alta quota e se si ha un incremento della sudorazione come negli stati febbrili e nei climi particolarmente caldi. Anche durante la gravidanza e nell'allattamento è consigliato di bere fino a 3000 ml al giorno. Perché quindi sforzarsi di bere 2 litri d'acqua al giorno? Quali sono i benefici? Cura l'organismo rendendo possibile l'eliminazione delle tossine e dei materiali di scarto che si accumulano ogni giorno grazie a un'urinazione e una sudorazione più frequente. Per recuperare le energie, bere aiuta a recuperare prima e a togliere la sensazione di stanchezza e fatica. Aiuta la digestione e a regolarizzare l'intestino, alleviando i problemi di stitichezza. Favorisce un'adeguata lubrificazione delle articolazioni tramite la produzione del liquido sinoviale. Favorisce lo sviluppo muscolare, il dimagrimento e la concentrazione. Molto spesso però ci dimentichiamo di bere e ci resta anche difficile riconoscere la sensazione della sete. Quindi voglio dirvi i miei trucchetti per non dimenticare di bere e di bere anche con più gusto, aromatizzando l'acqua con gli oli essenziali. Consiglio infatti le bevande zuccherate e fredde anche nel periodo estivo e di bere spesso e a sorsi. Una gran bevuta sicuramente pulirà i nostri reni, ma se vogliamo idratare il nostro organismo dobbiamo bere continuamente durante la giornata. Ora vi dico i miei strumenti. Per prima cosa porto con me e ho nella mia scrivania una bottiglia da 500 ml in vetro da mezzo litro. Questo perché riduco così l'impatto ambientale della plastica. Inoltre questa bottiglia la posso mettere anche in macchina se l'acqua si scalda, non è a contatto con la plastica, che non rilascerà nell'acqua stessa sostanze tossiche. A volte anche capita di dover bere acqua un po' calda, ma sempre meglio che essere disidratati. Qui vi parlo dell'estate nello specifico. Questa bottiglia sarà per me un conteggio ogni volta che la riempirò per capire quanti litri effettivamente bevo durante la giornata. Se non abbiamo una bottiglia d'acqua in vetro, possiamo utilizzare un bicchiere dove verseremo costantemente dell'acqua. Un bicchiere d'acqua sono circa 20 ml e la cosa che noi possiamo sfruttare è il prossimo trucco che ora vi dirò. Un altro trucchetto che uso, ma più tecnologico, è quello di tener conto di quello che bevo grazie ad applicazioni che si trovano tranquillamente sul cellulare, gratuite. Ogni volta che beviamo un bicchiere d'acqua andiamo a aggiungere la quantità che abbiamo bevuto, così poi a fine giornata avremo il totale. Molto spesso queste applicazioni hanno anche la possibilità di mettere una sveglia. Se ci dimentichiamo, se non abbiamo la sensazione della sete, un bel sorso d'acqua comunque perlomeno ogni mezz'ora è bene farlo. Come facciamo a bere il più possibile? Ora vi dirò come faccio io per aiutarmi a bere molto spesso. Appena sveglia la prima cosa che faccio è bere acqua e devo dire che mi viene anche abbastanza naturale perché ne sento immediatamente i benefici, mi sento subito sveglia e rinfrescata meglio di un caffè. Se è possibile possiamo, se abbiamo del tempo, scaldarla un pochino per renderla tiepida. L'acqua tiepida sicuramente aiuta l'intestino nella peristalsi, quindi nei casi di stitichezza. Il secondo trucco è quello che vi dicevo prima, che tengo sempre la bottiglia d'acqua di vetro o il bicchiere costantemente nella scrivania vicino a me, quindi non devo fare sforzi per andare a trovare la mia acqua, la trovo subito a portata di mano e mi risulta facile bere di tanto in tanto. Dopo il risveglio e dopo aver bevuto ho abitudine di prepararmi un bel tè verde. Questo sicuramente è un modo piacevole per bere.
Inoltre il tè verde è un antiossidante e spesso aggiungo nell'acqua sia appena sveglia sia nel tè verde dell'olio essenziale al limone, così aromatizzo anche quello che sto bevendo. Per rendere più piacevoli la vostra acqua è quella di aromatizzare l'acqua con gli oli essenziali. Gli oli essenziali non possono andare a contatto con la plastica perché altrimenti andrebbero a sciogliere le sostanze ferrochimiche che andrebbero inevitabilmente nell'acqua. Quindi utilizziamo sempre contenitori in vetro. Possiamo quindi mettere gli oli essenziali nella bottiglia. In questo caso consiglio 2 gocce a ogni mezzo litro, oppure con il bicchiere una goccia di olio essenziale messo di tanto in tanto con un totale massimo di 10 gocce. Quali oli essenziali possiamo utilizzare? Sicuramente gli agrumi. Al primo posto c'è il limone, che ha questa attività di depurazione, di disintossicazione dell'organismo dai materiali ferrochimici e dai metalli pesanti che purtroppo accumuliamo a causa dell'alimentazione ricca di conservanti, coloranti e additivi e anche dall'inquinamento ambientale in genere. Oppure possiamo utilizzare altri tipi di agrumi, per esempio a me piace tantissimo l'arancio selvatico che dà il sapore all'acqua di aranciata, in realtà però abbiamo il gusto ma 0 calorie, 0 zuccheri. Un altro olio essenziale che consiglio è quello di pompelmo, dalla forte attività drenante per i liquidi ristagnanti nel nostro corpo, quindi aiutano a eliminare gli eccessi di liquidi. Noterete che dopo aver bevuto quell'acqua aromatizzata agli oli essenziali agli agrumi andrete molto spesso a fare la pipì perché vi aiuterà appunto a eliminare. Un altro olio gradevole è la menta piperita, che sicuramente l'estate è molto rinfrescante e aiuta anche lo stomaco nella digestione. Quindi mi raccomando, è importantissimo bere. Un altro modo per bere di più è quello di aggiungere nella dieta verdura fresca, come per esempio delle crudité di finocchi, di cetrioli, sedano, tutti alimenti ricchi di acqua, quindi mentre noi mangiamo ci sentiamo più sazi perché sono anche ricche di fibre, ci dissetiamo in questo modo e mettiamo nel nostro corpo ancora più acqua. Ricordiamoci poi di impostare anche una sveglia sul nostro cellulare, sul nostro PC che ci ricorda di bere, e ogni volta che facciamo attività fisica beviamo sia prima che durante che dopo l'esercizio. Grazie per essere arrivati fino a qui, commentate e mettete mi piace al video, e se volete altri consigli naturali con i nostri amati oli essenziali e non solo, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video.